Buongiorno amici di Banana Travels, benvenuti in questo nuovo video. Bene, quest'oggi voglio parlarvi di un itinerario fuori strada molto famoso che probabilmente molti di voi hanno già sentito. È un itinerario, un progetto veramente enorme che copre 100.000 km di sterrato nel vecchio continente. Parliamo della Trans-Euro-Trail, abbreviata come TET, e se molti di voi sicuramente ne hanno sentito parlare, probabilmente non tutti la conoscono a fondo. Per questo ho deciso di realizzare un video che potrebbe magari tornare utile a chi di voi vorrebbe affrontare questo itinerario, per capire bene di cosa si tratta, qual è lo scopo del progetto della Trans-Euro-Trail e anche qualche suggerimento che potrebbe tornarvi utile. Da cosa nasce quindi la Trans-Euro-Trail? Nasce dall'idea di John Ross, un britannico guida motociclistica da ormai 40 anni, che nel 2007 decide di organizzare una spedizione in moto, quasi tutta in fuoristrada, dal Mare del Nord fino a Tarifa in Andalusia. Questa incredibile avventura dà la consapevolezza a John che in tutta Europa c'erano persone con il comune denominatore della passione per l'esplorazione, l'avventura, la scoperta di strade secondarie, e questo fece sì che grazie ad un gruppo Facebook l'idea della Trans-Euro-Trail prendesse piede, diventando, grazie alla collaborazione di tanti appassionati che presero il nome di Linesman, il più grande progetto di itinerario fuoristrada attraverso un continente, insieme alla Trans-America Trail. I già citati Linesman curano le tracce del proprio paese, controllano lo stato e le aggiornano costantemente sul sito web, dove è possibile scaricare le tracce GPX degli itinerari. E la cosa più bella e più autentica è che il tutto è gratuitamente fruibile da chiunque. Credo personalmente che questo progetto sia il chiaro esempio di quello che è il valore più bello, più grande del motociclismo, ovvero la condivisione della passione, fare qualcosa soltanto per il piacere di far sì che gli altri possano anche apprezzare ciò che si è conosciuto. Tante volte magari nel mondo dell'enduro si ha senso di possessione delle tracce, come a dire: l'ho tracciata io, non voglio che gli altri conoscano questa strada. Ecco, la Trans-Euro-Trail è proprio l'opposto di tutto questo. C'è il bello della condivisione, oltre alla scoperta, il bello di far conoscere agli altri ciò che di bello si è conosciuto, e penso che sia uno dei valori più autentici e più reali del motociclismo. Come dicevamo, l'itinerario attraversa per circa 100.000 km di sterrato tutta l'Europa. Parliamo di continente europeo, dunque sono compresi anche stati extra UE come ad esempio la Turchia e la Georgia. Il livello dell'itinerario è molto variabile, trattandosi di sterrato dipende tanto dalla stagione in cui viene percorso e anche da eventuali frane o cambiamenti che potrebbero verificarsi sull'itinerario. Non so se qualcuno abbia mai effettivamente completato tutti i 100.000 km di percorso, sarebbe sicuramente una storia interessante da raccontare. Io personalmente ho affrontato la TET in Italia, in Sicilia, in Spagna, in Francia, ma mi sono documentato sul gruppo e sui vari post presenti sulla pagina Facebook della Trans-Euro-Trail per quanto riguarda gli altri itinerari, e comunque la valutazione che se ne può fare è che gli itinerari sono molto diversi, variano in base allo stato o alla regione che stiamo percorrendo. Per ciò che riguarda l'Italia, le tracce ad esempio si differenziano molto tra il nord ed il sud. In via generale, tuttavia, si tratta di percorsi studiati fondamentalmente per monocilindrici, per moto leggere, specialistiche, dove ci si può imbattere in tratti veramente sconnessi senza rendersene conto. Il tutto è sicuramente fattibile con una moto bicilindrica, perlomeno la gran parte degli itinerari, però a mio parere il mio consiglio è quello di non affrontare mai questo itinerario da soli con una moto che pesa più di 200 kg.
Se ad esempio abbiamo i pezzi delle Alpi italiane, che sono i classici itinerari ad esempio in Piemonte della Sietta, del Colle delle Finestre, che sono per lo più strade bianche, la stessa cosa non si può dire in Sicilia, dove abbiamo affrontato questo itinerario qualche anno fa, ma ad oggi non è che sia cambiato più di tanto, e ci siamo trovati a percorrere mulattiere, fangaie, dei pezzi dove c'erano veramente tantissime chiusure, tanti pezzi magari chiusi con catene. In aggiunta, ad esempio, ho di amici che hanno percorso l'itinerario nel Veneto, e lì c'è ad esempio da stare molto attenti ai divieti. Molte strade sono vietate perché appunto la regione Veneto, così come il Trentino, non è così aperta come il Piemonte alle iniziative off-road, quindi diciamo che ogni itinerario va preso un po' con le pinze prima di percorrerlo, quindi informiamoci sulle aperture delle strade e su eventuali divieti e problematiche che si potrebbero incontrare. Questo vale chiaramente per ogni itinerario fuoristrada che andiamo ad affrontare. La TET non è appunto un itinerario organizzato, come dicevamo già, i fondatori della Trans-Euro-Trail non percepiscono nulla, si tratta di un progetto totalmente gratuito, creato da appassionati, e in quanto tale dobbiamo rispettarlo. Non c'è un indice di difficoltà dei percorsi, non c'è nessuna garanzia sul fatto che questi siano effettivamente transitabili, dunque vanno affrontati con la massima coscienza e una buona preparazione. Un'idea che vi potrei dare prima di affrontare i percorsi della Trans-Euro-Trail potrebbe essere quella di fare un raffronto con eventuali tracce che potete trovare su Wikiloc. Io ad esempio utilizzo spesso Wikiloc per tracciare i miei percorsi, lì trovate magari commenti, foto di chi ha già percorso eventuali itinerari, e potete farvi un'idea visiva di quello che state andando a percorrere. Dove trovare quindi le tracce della Trans-Euro-Trail? Trovate tutto sul loro sito web, veramente ben fatto. Trovate appunto una mappa sui vari stati, cliccando appunto sullo stato trovate il link del GPX. Esiste anche un'app per lo smartphone con la quale potete fare fondamentalmente più o meno le stesse cose. Una volta quindi scaricate le tracce GPX potrete seguirle poi con le varie app di navigazione quali Osmand o Wikiloc. In conclusione, quindi, spero di avervi chiarito più o meno di cosa si tratta parlando della Trans-Euro-Trail. Vi invito quindi a iscrivervi al loro gruppo Facebook, dove potete chiedere comunque informazioni per quanto riguarda le tracce dei vari paesi che andrete a percorrere, nonché i resoconti di altre persone che hanno percorso quegli itinerari. Come già detto, vanno affrontati con la massima preparazione e la massima coscienza. Non pensate di andare a trovare strade bianche, dato che ad oggi l'adventuring con le moto grandi è diventato un po' una moda, e tante volte ci si dimentica che nell'affrontare dei percorsi fuori strada l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Quindi il mio consiglio è di non andare mai da soli, come già detto, di andare preparati e di affrontare questo itinerario con la massima cautela. Considerate queste premesse, godetevi un itinerario che sicuramente vi darà grandi emozioni. Si tratta di strade stupende, di strade secondarie che magari non tanti percorrerebbero se non fosse per questi ragazzi che hanno realizzato questo lavoro enorme e meraviglioso, e quindi sicuramente aggiungere una traccia della Trans-Euro-Trail ad un eventuale itinerario in giro per l'Europa arricchirebbe il vostro viaggio con un'esperienza fuori strada che oltremodo non potreste fare. Detto questo, ragazzi, spero di avervi chiarito un po' di dubbi. Qualsiasi altra domanda, qualsiasi altra curiosità, non fatevi problemi, commentate, cercherò di rispondere nella mia conoscenza. Vi invito a guardare il video che avevamo fatto sulla Trans-Euro-Trail siciliana. Tanti altri pezzi della Trans-Euro-Trail li faremo poi successivamente, e per il momento per questo video è tutto. Da Banan Travels un grande saluto, un abbraccio a tutti voi.